male. Sono nato a Genova, ormai 37 anni fa. Sono nato solido. Sono diventato progressivamente ipovedente a causa della sindrome di Asperger, una malattia genetica. Allora, sono qui a parlare con voi perché sono arrivato qui dopo tutto un percorso di avvicinamento allo sport che mi ha portato fondere la mia vita con i miei impegni per combattere contro la mia malattia a fianco di il partenerzo in modo di sport paralimpici. La guida viene considerata come una mala attrezzatura sportiva, ma in questo caso Marcella non è solo i miei occhi, ma una vera e propria compagna di battaglia. Quindi votare insieme a lei significa affrontare un viaggio verso un obiettivo, combattere contro la sindrome di Asperger. Rare Partners è nata nel 2010 con l'obiettivo di portare avanti dei progetti di sviluppo nel settore delle malattie rare, mettendo a disposizione la propria competenza, il proprio know-how insieme a risorse no profit, e questa rappresenta un po' la peculiarità di questa iniziativa. Dal 2013 più o meno Rare Partners ha iniziato a spostarsi e a utilizzare lo sport come strumento di promozione e sensibilizzazione, anche di raccolta fondi, grazie soprattutto alla presenza di Alessandro, che è il nostro testimonial, che non solo è un ragazzo affetto dalla sindrome di Asperger, che è uno dei progetti che portiamo avanti, ma è anche un triatleta e quindi un appassionato di sport. Cosa mi ha spinto alla gara di nuoto, alle gare di nuoto? Al di là la mia passione per questo sport, ma è una cosa che ci permette di affrontare insieme. Quando affronti distanze così lunghe, la sfida non è una sfida come dire, solo del singolo nuotatore, ma è una sfida della coppia in questo momento. Alessandro negli anni, quando si è avvicinato al triathlon, ha iniziato con la sua guida a usare questa famosa corda, e lui per anni mi aveva chiesto di fare una gara legati. E io per tanto tempo ho sempre avuto paura e mi sono sempre rifiutata, perché l'ho sempre percepita come una cosa più grossa di me. E poi è arrivato il progetto della nuotata del 2019 e alla luce anche del nostro rapporto di fiducia reciproca abbiamo, come dire, buttato il cuore oltre all'ostacolo e fatto questa bellissima nuotata insieme. Le difficoltà sono difficoltà oggettive che tutti vedono. Alessandro non ci vede, non ci sente, e quindi in acqua la comunicazione con lui diventa tutto più complicato. La corda che tanto mi spaventava negli allenamenti con lui, però mi ha insegnato che è veramente il nostro strumento di comunicazione. Noi grazie alla corda riusciamo a parlarci, a decidere come gestire una gara, una nuotata, ad accelerare, a fermarsi, a virare, e quindi, come dire, è stata una scelta che rifarei assolutamente. E noi a questo progetto abbiamo dato il nome Mi fido di te. La parola chiave è proprio la fiducia, quindi non è solo che Alessandro si fida di me, ma io mi fido ciecamente di lui, cioè lui per me è un grosso aiuto. Nel 2021, grazie soprattutto alla collaborazione con Italian Open Water Tour, che è il circuito nazionale di acque libere, lanceremo il
progetto di Mi fido di te, la nuova sfida. Quest'anno parteciperemo all'intero circuito, quindi un circuito che partirà a inizio giugno e terminerà nella sua tappa finale a Ischia. Dovremo nuotare 36 km, insomma, sì, dovremo nuotare 36 km. Allora, il progetto di quest'anno è un progetto molto ambizioso dal punto di vista solidale. I fondi che raccoglieremo saranno destinati a far partire degli studi clinici che stanno ultimando con i Gemelli di Roma, quindi fondi destinati al Dipartimento di Oftalmologia e studi che sono finalizzati al ritardo della degenerazione retinica. Perché comunque non dobbiamo dimenticarci che questa sfida sportiva, queste nuotate hanno un obiettivo ben preciso, quindi poter dare ai pazienti delle terapie utili per la loro patologia. Italian Open Water Tour è un circuito di nuoto ad acque libere, l'unico in Italia che unisce le acque dolci dei laghi, le acque salate dei mari, tocca 7 tappe e 6 regioni dislocate lungo tutto lo stivale, dalla Sicilia, dove siamo ora, Vulcano, fino alla Lombardia, che è casa nostra. Com'è andata? Bene. Grazie. Il traguardo ci arriviamo solo con le nostre braccia, le nostre gambe e il nostro cuore. Ma prepariamo l'arrivo dei nostri eroi di giornata! Il Charity Program di Conrad Partner nasce di fatto nel 2019, quando Marcella e Alessandro decidono di partecipare alla tappa di Noli del Challenge. Furono 7.000 metri di passione, perché furono veramente impegnativi. Tanti atleti si ritirarono, loro no, loro strinsero i denti e da lì nacquero delle vibrazioni importanti. L'anno scorso diciamo che è l'anno che tutti conosciamo per come è andato, ma ci è servito per carburare la voglia di fare un progetto insieme, questo Charity Program, Mi fido di te, che non è un progetto esterno a Italian Open Water Tour, ma è parte integrante di Italian Open Water Tour. Quindi ragazzi, ci vediamo a Baratti per la quarta tappa, continuate a donare, come dico sempre, noi ce la siamo fatta.
fatto prima mare, poi 2 laghi, adesso di nuovo mare, un mare salatissimo. E il progetto sta andando bene, faticoso ma molto, molto emozionante. Si sta ampliando sempre di più la cerchia della solidarietà, degli amici, delle aziende. La muta la stiamo cercando di riempire con questi nomi, quindi è una raccolta che sta andando avanti e siamo felici, stanchi ma felici. E quindi continuiamo, come diciamo sempre, a ribadire l'importanza di sostenere la ricerca attraverso le nostre bracciate, che è il nostro modo di portare avanti questo progetto. Ragazzi, andate bene. Aspettiamo lo dato. Allora, abbiamo finito questa quinta tappa, questi 7 chilometri. Sentiamo prima dalle parole di Ale come è andata rispetto anche a 2 anni fa. Giustamente Ale dice sì, rispetto a 2 anni fa è tutta un'altra cosa, mare molto più tranquillo, correnti a favore, invece come sempre alla grande, anche se ieri ho avuto una gara di triathlon, ma nonostante questo non sente niente. 7 km sono sempre 7 km, siamo alla quinta, quindi ce ne abbiamo ancora 2. Allora, abbiamo chiuso con una tappa monca, ma il ricordo e il pensiero di questa cavalcata invece ci rasserena subito gli animi, perché questa muta è testimone di una cavalcata eccezionale fatta da Marcella e Alessandro, che hanno dato un segnale fortissimo a tutto il nostro mondo. Hanno sicuramente dato più loro a noi di quello che sta dando il mondo a loro, e io sono orgogliosissimo di essere qua, anche se non abbiamo finito come avremmo voluto, al loro fianco, perché sono stato il vero cuore di Italian Road Tour del Challenge 2020. Ma la sicurezza prima di tutto, quindi anche se la nostra maratona si ferma a 36 km, l'obiettivo della nostra raccolta fondi è stato raggiunto, la raccolta fondi continuerà fino a fine anno e possiamo dirlo che stay tuned, si sa mai, perché qui le sorprese Si sa mai. non si sa mai. Ragazzi, continuate a seguirci, un bacio da Ischia. Ciao ciao! Chiudiamo l'anno prossimo. Ciao, sono Laura Piccioli, responsabile delle attività di CSR di Pico & Group, società di consulenza in ambito farmaceutico e dispositivi medici. Sono Katia Berardi, sono Regional Manager in Etica. Etica è un'agenzia per il lavoro che seleziona i migliori talenti presenti sul mercato, favorendo il contatto con diverse realtà imprenditoriali. Sono Fabrizio Minoia, lavoro allo studio Bianchetti Minoia, uno studio di consulenza in proprietà industriale a Milano che si occupa prevalentemente di brevettazione in campo chimico-farmaceutico. Buongiorno, sono Fabio Meloni, amministratore unico di MG2. MG2 è una società commerciale di intermediazione rifiuti non pericolosi e pericolosi che gestisce prevalentemente contratti con termovalorizzatori e discariche. Massimiliano Tetto Massi, cognome Mostardini e di lavoro faccio l'avvocato. Bird è lo studio dove lavoro, è uno studio che si occupa di tutto, multidisciplinare. Andrea Paolini, direttore generale di Fondazione Toscana Life Science.
La Fondazione Toscana Life Sciences da sempre, fin dalla sua nascita, si occupa di incubazione di impresa e di supporto alla ricerca nel settore delle scienze della vita. Abbiamo deciso di supportare un progetto meraviglioso che si chiama Mi Fido di Te, e abbiamo incontrato qualche mese fa due ragazzi splendidi, Marcella Zaccariello e Alessandro. Buongiorno, sono Carlo Zerbini e sono il vicepresidente della Mammo Educational Foundation. Mammo Educational Foundation è una fondazione no profit facente parte degli enti del terzo settore. Fabio Borella, presidente di Neopharma SRL. Neopharma è una società farmaceutica focalizzata sullo sviluppo di prodotti per le malattie rare.